E va bene, dobbiamo ammetterlo, per più di un anno abbiamo vissuto di rendita grazie a Snappy Driver, un programmino gratuito che ci consentiva di aggiornare i driver obsoleti del nostro computer e di trovare anche i driver mancanti. Tuttavia, alla prova del tempo, ma ancora di più alla prova severissima della nostra community, Snappy Driver ha iniziato a mostrare la corda e anche qualche fallacia. E allora ci siamo dovuti rimboccare le maniche per trovare un degno sostituto che fosse in grado di lavorare bene anche sulle periferiche più recenti. Grazie all'aiuto di alcuni membri della community e di intensissimi giorni di ricerca online, facendo paragoni tra tutti quanti i programmi che servono ad aggiornare i nostri driver, ne ho trovato uno davvero, ma davvero interessante. E allora andiamo subito a scoprire insieme qual è. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Ma che cosa sono i driver e soprattutto perché dovrei aggiornarli se la mia macchina funziona già così bene? Allora, innanzitutto i driver sono dei programmi che servono a far funzionare le singole periferiche del nostro computer, come ad esempio la scheda video, la scheda audio, la scheda di rete e così via. E vanno aggiornati per ben tre motivi fondamentali. Il primo è assolutamente la stabilità del sistema, perché dei driver aggiornati consentono al nostro sistema di funzionare meglio e di commettere meno errori. Il secondo motivo sono le prestazioni, perché dei driver aggiornati fanno funzionare meglio le nostre periferiche. Ed il terzo, sottovalutato da molti e che abbiamo scoperto proprio nel quiz proposto martedì scorso in community, è il discorso della sicurezza, perché dei driver aggiornati contribuiscono a rendere più sicuro il nostro computer. Purtroppo l'aggiornamento dei driver è una procedura non proprio semplicissima, a meno che non si usi qualche programma esterno proprio come quello che sto per andarti a mostrare. Vediamo come funziona. Allora, la situazione è più o meno questa. Hai acquistato un nuovo computer che magari hai pagato anche un occhio della testa, arrivi a casa tutto contento, lo colleghi, lo accendi, ma ti accorgi che anziché andare come la moto di Valentino Rossi, va piuttosto come il triciclo di tuo nipote. No, stai tranquillo, non preoccuparti perché se il computer è nuovo e quindi è leggerissimo perché non ci hai ancora caricato niente, sicuramente non ha dei malware, probabilmente ha anche un hardware molto recente, quindi se va lento l'unica spiegazione rimanente è il fatto che i driver potrebbero non essere stati aggiornati. Aggiornare i driver è semplicissimo utilizzando per l'appunto questo software. Per andare a procurarcelo faremo assolutamente come al solito e quindi apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al sito www.gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire e una volta aperto il sito portiamoci nella parte in alto e clicchiamo sulla sezione Downloads. Nella pagina che si aprirà scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Ashampo Driver Updater, e faremo clic sul pulsante File Download per scaricarlo direttamente da questo sito. Se invece vorremmo scaricarlo dal sito ufficiale ti lascio anche il link un po' più in basso. Io utilizzo questo download qui che durerà semplicemente alcuni secondi, dopodiché il file sarà scaricato sul nostro PC. A questo punto facciamo un clic per aprire la cartella compressa che contiene il file di installazione e andiamo a chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Come puoi vedere, all'interno della cartella compressa è presente un unico file che naturalmente sarà quello che ci servirà per l'installazione. Facciamoci doppio clic su,
Confermiamo con sì di voler apportare le opportune modifiche al nostro sistema e come vedrai si aprirà la finestra di installazione del programma. Prima di andare avanti chiudiamo la cartella compressa retrostante e a questo punto potremo cliccare sul pulsante in basso a destra accetto e procedo. La cosa intelligente di questa installazione è che in un'unica pagina sono racchiuse tutte quante le opzioni, senza dover fare una serie infinita di clic sul pulsante avanti. Possiamo lasciare quindi tutto quanto esattamente come si trova e fare clic sul pulsante avanti. Partirà automaticamente l'installazione che durerà solo pochi secondi, al termine della quale potremo fare clic sul pulsante fine. Vedremo che immediatamente si aprirà la finestra principale di Ashampo Driver Updater che provvederà in alcuni minuti a testare tutti quanti i driver presenti sul nostro computer per individuare eventuali driver obsoleti. Aspettiamone il termine. Neanche il tempo di staccare le mie riverite terga dalla sedia che ha già terminato, ma meglio così. Io dimagrisco e noi facciamo prima. Come puoi vedere sono stati individuati 3 driver da aggiornare. Ma come si fa ad aggiornare un driver? Niente di più semplice. Abbiamo qui il nostro pulsante aggiorna ora, ci facciamo clic su e poi scegliamo qui in basso la voce aggiornare driver. Facciamo clic su ok, ho capito, su questo avviso che ci dice che non verrà effettuato il backup dei driver danneggiati, che a volte potremmo avere dei piccoli malfunzionamenti del PC durante l'aggiornamento dei driver e che naturalmente nel caso di aggiornamenti della scheda di rete potrebbero esserci delle temporanee disconnessioni. Clicchiamo quindi sul pulsante ok, ho capito, vedremo che parte il download del nostro driver di cui dovremo aspettare speranzosamente questa volta il termine. Ecco fatto, il lavoro è terminato, io ci ho messo 7 ciliegie, l'8ª purtroppo mi è rimasta in mano, anche se vediamo che qui inspiegabilmente ci dice driver aggiornati 0, il nostro driver comunque è stato aggiornato con successo. Andiamo a verificare cliccando sul pulsante termina. Torniamo a scansionare nuovamente il nostro sistema per vedere se ci segnala nuovamente questo driver come da aggiornare o meno. Ti ricordo che si trattava del driver relativo al nostro mouse PS2. Ecco fatto, a fronte di 3 aggiornamenti driver che rilevava prima, adesso ce ne sono solamente 2, ovvero quello relativo alla tastiera e quello relativo al bus PCI. In questa versione l'unica limitazione che abbiamo è che dovremo cliccare singolarmente su ogni pulsante, effettuando l'aggiornamento dei driver uno alla volta. Un'altra cosa che mi sento sicuramente di consigliarti è quella di dare un'occhiata a questa sezione qua, quella che si chiama ripristino. Che cosa fa? Nel momento in cui qualsiasi driver venga sostituito con una versione più aggiornata, viene effettuato un backup dello stesso. In questo modo, nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi tipo di problema, avremo la possibilità di selezionare il driver precedente e andare a ripristinarlo tramite l'apposito pulsante ripristina. Un ulteriore consiglio che do sempre nel caso in cui si vadano ad aggiornare i driver è quello di creare un punto di ripristino di sistema, come abbiamo visto in un video precedente che ti lascio linkato qui in alto qualora te lo fossi perso, che ci consente di rimettere il computer nelle stesse identiche condizioni in cui si trovava prima di effettuare qualsiasi tipo di aggiornamento. Ancora una cosa intelligente da fare può essere recarsi qui nelle impostazioni e andare a disattivare queste due opzioni, ovvero quella che si chiama esegui all'avvio di Windows e quella che
si chiama scansione automatica all'avvio. Perché ti consiglio questo? Perché a mio avviso effettuare una scansione dei driver ogni sacrosanta volta che viene avviato il computer mi sembra sinceramente ridondante, e invece disattivando la voce scansione automatica avremo un maggior controllo sull'applicazione, decidendo noi quando vorremmo andare a verificare la presenza di driver aggiornati. Non dimenticare al termine di fare clic sul pulsante applica e di confermare infine con il pulsante sì di voler riavviare lo stesso programma. E veniamo al pagellone finale di questo Ashampoo Driver Updater, in cui esamineremo come sempre pregi e difetti e soprattutto daremo una valutazione finale. Allora, tra i pregi di questo software possiamo annoverare sicuramente la sua facilità d'uso, come avrai potuto naturalmente constatare, l'ampiezza del suo database, che non sono riuscito a mettere in crisi nemmeno con le periferiche più difficili, vecchie o nuove che fossero. Abbiamo poi il backup, che è una funzionalità fondamentale che ci consente di fare facilmente un passo indietro nel momento in cui un driver di recente installazione ci creasse problemi. Inoltre va segnalato il fatto che Ashampoo Driver Updater può essere installato praticamente su tutte le versioni di Windows, a partire da Windows 7 a finire a Windows 11. Abbiamo esaminato quest'oggi la sua versione trial di 30 giorni e quindi tra i lati negativi possiamo annoverare il suo costo, sia in termini economici sia in termini di consumo di risorse hardware, anche se questo è un lato negativo molto relativo, perché nessuno naturalmente dovrebbe utilizzare il computer durante l'aggiornamento dei driver, perché potrebbe andare incontro ad una serie di inconvenienti. Quindi non esito a dire che questo programma si merita un bell'otto, anche e soprattutto perché può rendere davvero velocissima la tua macchina. Gringo! La macchina! Va! Citroën Visa Diesel. Naturalmente spero che anche la tua macchina faccia vavavuma, ma tu guidala comunque con prudenza. E veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Stefano Biagi, Massimiliano Santinelli, Ebigor McAllister e Simone Bertozzi per essersi abbonati al nostro canale. Ed è quindi con estremo piacere che vi do il mio personalissimo benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma un altro importantissimo ringraziamento è come sempre quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e come di consueto darti appuntamento alla prossima.